Buongiorno ragazzi e benvenuti su Break Time, io sono Ugo e oggi andremo a parlare del Karma Grip, uno stabilizzatore per la GoPro, ma mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina in modo da sapere quando pubblicherò i miei prossimi video. Break Time. Bene ragazzi, iniziamo col dire che il Karma Grip ci arriva in una custodia rigida davvero molto ben fatta. All'interno troviamo il sistema di stabilizzazione, dove è già montata l'imbricatura per il corpo della GoPro, un cavetto USB di tipo C e un anello per l'aggancio con il classico attacco a vite. Sul sistema di stabilizzazione troviamo il pulsante per avviare e stoppare la ripresa o scattare le fotografie, il pulsante di accensione e per il cambio delle varie modalità di ripresa, il pulsante per modificare gli highlights direttamente sulla camera e il pulsante per controllare il tilt del gimbal. E più in basso 4 LED che indicano lo status della batteria. Sul fondo, protetta da un gommino, troviamo la porta USB Type-C per la ricarica, che avverrà in sole 2 ore invece di 6 se utilizziamo una normale presa USB. Inoltre è possibile collegare il Karma Grip ancora acceso al PC per scaricare i file dalla GoPro senza doverla smontare. Usare il Karma Grip è davvero molto semplice. Dopo aver premuto il pulsante mode di accensione, esegue l'allineamento automatico degli assi e dopodiché il sistema sarà subito pronto all'uso. I movimenti della gimbal sono affidati al solo pulsante del tilt, che nella modalità di default permetterà alla camera di mantenere sempre l'asse con l'orizzonte. Con una doppia pressione del pulsante la camera non manterrà più l'orizzonte, ma seguirà invece i nostri movimenti sull'asse del tilt. Se invece premiamo una sola volta il pulsante, torniamo alla modalità di default. Se volessimo invece che la camera mantenga una precisa inclinazione indipendentemente dai nostri movimenti, ci basterà muovere la gimbal mantenendo premuto il pulsante e rilasciarlo non appena avremo raggiunto l'inclinazione voluta. Questo sistema ci permette di operare anche in mancanza del joystick che di solito troviamo in altri gimbal. Se la gimbal dovesse avere qualche problema di allineamento, basterà eseguire una semplice procedura di calibrazione, dove ci basterà appoggiare il Karma Grip ancora spento con i tasti rivolti verso l'alto su di una superficie piana, assicurandoci che gli assi siano liberi di ruotare. Premere e mantenere premuto per circa 8 secondi il pulsante del tilt e attendere il completamento della calibrazione, durante la quale il sistema si accenderà e si spegnerà automaticamente per un paio di volte. C'è da dire che questo Karma Grip è davvero un ottimo prodotto. Come al solito vi metterò il link d'acquisto in descrizione. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo con i vostri amici in modo da aiutarmi a far crescere il canale. Ricordatevi l'appuntamento con Break News ogni domenica qui con me su Break Time per gli aggiornamenti dal mondo della tecnologia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!